Bonus 2025, i contributi in arrivo a settembre, dalla carta acquisti alle auto elettriche. Con settembre tornano una serie di agevolazioni economiche pensate per famiglie, singoli e imprese. Dopo la pausa estiva, il governo ha messo in campo un pacchetto di misure che spaziano dai sostegni per i beni di prima necessità fino agli incentivi per la mobilità sostenibile e la formazione. Alcune agevolazioni sono ormai consolidate, altre invece debuttano con novità importanti. Vediamo quali sono i principali bonus in arrivo. Carta dedicata a te. Ritorna la social card prepagata da 500 euro, destinata ai nuclei con ISEE inferiore a 15.000 euro. Il contributo potrà essere speso esclusivamente per beni alimentari e prodotti per l'infanzia presso i negozi convenzionati. Restano esclusi carburanti, trasporti e spese non essenziali. Cosa si può acquistare? Tra i beni ammessi, carne, pesce, latte, formaggi, uova, pane, pasta, frutta, verdura, legumi, miele, cioccolato, tè, caffè, zucchero surgelati. La carta sarà attiva da ottobre. Il primo pagamento va fatto entro il 16 dicembre 2025 per non perdere il beneficio, mentre l'intero importo va speso entro il 28 febbraio 2026. Requisiti e modalità. L'INPS individua automaticamente i beneficiari tramite i comuni. Sono esclusi i nuclei che già ricevono altri aiuti come assegno di inclusione o NASPI. La priorità va alle famiglie con figli under 14, poi under 18 e così via. Non serve fare domanda, basterà attendere la comunicazione per il ritiro o la ricarica imposta. Bonus auto elettriche. Dal mese di settembre partono gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche. Il governo ha stanziato 597 milioni di euro per sostituire circa 39.000 veicoli inquinanti. A chi spetta? Residenti in città con oltre 50.000 abitanti o in aree di pendolarismo. ISEE massimo di 40.000 euro. Sconto da 9.000 a 11.000 euro a seconda dell'ISEE, più alto per redditi più bassi. Obbligo di rottamazione del vecchio veicolo termico. Lo sconto si applica direttamente al momento dell'acquisto e non è cumulabile con altre agevolazioni. Microimprese. Previsto un contributo speciale per le microimprese che possono acquistare fino a 2 veicoli commerciali elettrici, categorie N1 e N2. Lo sconto arriva al 30% del prezzo fino a 20.000 euro, IVA esclusa, ed è valido fino al 30 giugno 2026. La domanda andrà presentata su una piattaforma telematica gestita da Sogei, attualmente in allestimento. Bonus psicologo. Dal 15 settembre al 14 novembre 2025 sarà possibile richiedere online sul sito INPS il contributo per le spese di psicoterapia. Importi: fino a 1.500 euro, 50 euro a seduta per ISEE sotto 15.000, 1.000 euro per ISEE tra 15.000 e 30.000. 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000. Il beneficiario riceverà un codice univoco da consegnare allo psicologo per ottenere lo sconto. Va tenuto presente che i voucher sono limitati, 8.000 disponibili, prioritari per chi ha ISEE più basso. Bonus elettrodomestici. Il contributo, atteso da tempo, partirà entro fine 2025, non a settembre, poiché mancano ancora alcuni decreti attuativi e l'attivazione della piattaforma. Funzionamento. Sconto del 30% in fattura fino a 100 euro o 200 euro per ISEE sotto 25.000. Vincolato alla rottamazione di un elettrodomestico vecchio. Vale per una sola unità per nucleo familiare. Budget complessivo circa 50 milioni di euro. Elettrodomestici ammessi. Lavatrici e lavasciuga classe A o superiore. Forni classe A o superiore. Cappe cucina classe B o superiore. Lavastoviglie classe C o superiore. Asciugabiancheria classe C o superiore. Frigoriferi e congelatori almeno classe D. Piani cottura conformi al regolamento UE. Il voucher sarà richiedibile su Pagopa e avrà validità limitata nel tempo. Bonus asili nido. Novità in arrivo anche per il contributo agli asili. Non sarà più necessario presentare domanda ogni anno. Basterà una sola richiesta valida fino al compimento dei 3 anni del bambino, a condizione di confermare la frequenza e i requisiti. Università e studenti fuori sede. Per l'anno accademico 2025-2026, la presentazione dell'ISEE universitario resta fondamentale per riduzione delle tasse e accesso alle borse di studio. Il 30 settembre scade inoltre la possibilità di chiedere la detrazione sulle spese universitarie nella dichiarazione dei redditi. Bonus affitto studenti. Gli studenti fuori sede con ISEE fino a 20.000 euro possono richiedere un contributo fino a 279 euro e 21 centesimi per le spese d'affitto.
Carta cultura e carta del merito, ancora valide fino al 31 dicembre 2025. Carta cultura giovani, per chi compie 18 anni. Carta del merito per i neodiplomati con 100 e lode. Entrambe hanno un valore di 500 euro, spendibili in biglietti per eventi culturali, libri, musica, corsi artistici e musei. Dal sostegno alle famiglie più fragili con la carta dedicata a te, agli incentivi per la mobilità elettrica, passando per il bonus psicologo e quello per gli elettrodomestici, settembre si apre con un ventaglio di opportunità, ma anche con fondi limitati. In molti casi varrà la regola del chi prima arriva meglio alloggia. Per ottenere i contributi sarà fondamentale rispettare le scadenze e muoversi rapidamente sulle piattaforme dedicate.